A volte può capitarci di restare un po' fuori dai radar, non perché non ci sia nulla da dire, ma perché manca ancora qualcosa da dover costruire. Da fuori può sembrare immobilità, ma da dentro è mettere ogni cosa in ordine al suo posto, perché è nel silenzio che una squadra trova il suo equilibrio. Siamo tornati. Non come singoli, ma come community. Questa è la seconda edizione di una competizione, il torneo di federazione che ci accompagnerà verso il nuovo anno. 12 squadre. Girone di andata e ritorno. E no, non è solo un torneo, è un modo per i 12 head managers che ne stanno facendo parte di avere un diario condiviso con gli altri che stanno prendendo parte alla competizione e di riportare la storia della loro squadra, Di raccontarla. Di viverla. perché qui non si rimane mai davvero soli se si decide di condividere il proprio percorso. Da fuori arrivano continuamente stimoli che spezzano la concentrazione. Opinioni, confronti, risultati guardati troppo presto. Quel rumore non smette mai. Poi c'è quello peggiore, quello interiore. Ansia, aspettative, il bisogno di dimostrare qualcosa agli altri o a te stesso. Ed è lì che iniziano i problemi, perché quando c'è troppo rumore smetti di seguire un piano e inizi a reagire. Cambi allenamento senza motivo, forzi le scelte, insegui risultati invece di costruirli. Il rumore ti fa giocare distinto, il silenzio ti fa giocare con criterio. E la nostra community non è nata per fare rumore, ma è nata per reggere abbastanza a lungo da permettere ai mates che ne fanno parte di raggiungere traguardi laddove altri, senza un supporto, si sono fermati. Hat-Trick è diverso da ogni altro gioco, non ti chiede reazioni immediate, non ti premia, non ti dice se stai andando bene ogni giorno. Le decisioni che prendi spesso mostrano i loro effetti soltanto settimane dopo. Se fai le cose giuste, spesso non succede nulla, non riceverai nessuna notifica, non ci sarà nessun applauso, nessuno che a prima impressione potrà dirti bravo non conoscendo la tua strategia. E se fai le scelte sbagliate, spesso potrai rendertene conto solamente tu. Eppure è proprio qui che Hat-Trick diventa un ambiente formativo. Hat-Trick non ti urla addosso, non ti spinge a reagire, non ti distrae, ma ti costringe ad ascoltarti. E quando impari a stare nel silenzio del gioco, allora impari anche a stare nel silenzio delle tue decisioni, non solo come head manager, ma nelle scelte che prendi nella vita reale ogni giorno. Nel silenzio molti mollano, non perché sbagliano, ma perché si sentono soli. Una squadra non serve a vincere subito, serve a restare stabili quando non succede niente. In Hat-Trick il niente dura settimane. Quindi non parliamo solo di un torneo, parliamo di una struttura condivisa, di una routine, di qualcuno che guarda la tua squadra, anche quando tu sei stanco di farlo. La squadra diventa un'ancora, quando fuori c'è rumore, quando dentro hai dubbi, quando sei tentato di cambiare tutto. Allenamenti, scelte di mercato, tempi di crescita. Non perché qualcuno ti controlla, ma perché tutti i mates condividono nella chat o nei commenti qui sul canale la propria esperienza maturata durante il percorso. È per questo che qui si parla di diario condiviso, non solo risultati, ma scelte, errori, ragionamenti. Esatto, una community non serve a dirti cosa fare, serve a farti restare coerente con ciò che hai deciso. E la coerenza nel tempo batte il talento lasciato solo. Qui non costruiamo squadre perfette, costruiamo head manager che non scappano quando il silenzio diventa scomodo. Quando si parla di strategia, molti pensano che sia limitata a numeri, moduli o meri allenamenti, ma la realtà è che la strategia deve essere uno strumento per evolvere la mentalità dell'head manager durante il progresso della sua carriera manageriale. Una strategia non serve a vincere sempre, serve a sapere perché stai facendo una scelta e cosa stai sacrificando per farla, perché ogni scelta vera chiede sempre qualcosa in cambio. Gli strumenti per bilanciare queste decisioni non arrivano subito, li scopri strada facendo, confrontandoti, osservando,
costruendo. Nella scuola impariamo anche questo. Allenare un reparto offensivo senza perdere l'equilibrio, spingere avanti la squadra mentre il baricentro resta protetto. A volte significa scegliere un allenatore difensivista proprio mentre stai crescendo in attacco, non per limitarti, ma per sostenerti. Perché rinunciare a qualcosa oggi non è una perdita, è il modo in cui costruisci le fondamenta di ciò che reggerà domani. Quindi non esiste una strategia giusta in assoluto, esiste una strategia giusta per chi sei. C'è chi costruisce squadre aggressive, chi punta su una crescita lenta fatta dalla propria squadra madre attraverso il reparto delle giovanili, oppure chi decide di affidarsi a giocatori di maggiore esperienza. La strategia non è unica, la strategia è decidere un programma ed attenersi a questo. Per questo servono ancore. La strategia è a volte una squadra, a volte un piano scritto, a volte qualcosa di molto semplice, come un suggerimento arrivato al momento giusto, da un altro mate, da un coach, da qualcuno che nella federazione di Mamma ho fatto hat-trick sta facendo il tuo stesso percorso, perché quando condividi il cammino, anche se il risultato non arriva, non sei più solo e smetti di prendere decisioni nel vuoto. Quindi la strategia non elimina i momenti bui, ti impedisce solo di perdersi dentro. Esatto, Sir Mate Yarruka, la strategia non ti rende invincibile, ma ti rende stabile e la stabilità nel tempo separa chi raggiunge i propri traguardi da chi invece ricomincia da zero ogni volta. Per questo la squadra diventerà un po' come la nostra casa, perché queste abitudini gestionali entreranno direttamente a far parte del nostro quotidiano. Non vi insegneremo a vincere sempre, perché chi promette vittorie costanti non ha mai costruito nulla di duraturo nel tempo, ma vi insegneremo a stare in piedi abbastanza a lungo purché le vittorie arrivino, non oggi e neanche domani, ma quando il progetto sarà finalmente pronto. Il problema non è perdere, il problema è mollare, proprio quando è in corso il processo di apprendimento. In hat-trick, come nella vita reale, le persone non perdono perché sbagliano, ma perdono perché cambiano tutto ancora prima che il loro progetto abbia la possibilità di poter funzionare. Quindi il vero vantaggio è resistere. Sir Mate Yarruka, il vero vantaggio è sapere perché stai resistendo. Vorremmo quindi avere un piano, una squadra sulla quale lavorare e una community che sia in grado di risponderci anche quando i risultati ancora non parleranno. Perché chi è solo interpreta ogni errore come una condanna. Noi no, noi sappiamo che nel momento in cui sei consapevole del tuo percorso non avrai più la necessità di dover dimostrare niente a nessuno, perché sarai consapevole che i risultati arriveranno. Questo è il silenzio degli head manager e se sei ancora qui, mate, vuol dire che probabilmente non spaventa neanche più te. Quando poi il rumore si abbassa non succede più niente di spettacolare, ma arriva la continuità. La continuità è fare la stessa cosa giusta, anche quando nessuno ti guarda. È allenare un reparto, sapendo che i risultati si vedranno più avanti. Perché su hat-trick il silenzio non è una scusante per restare fermo, ma un'occasione per continuare a lavorare, proprio come nella vita reale, dove se in questa fase riusciremo a curare ogni dettaglio, allora avremo un boost che ci permetterà di arrivare al livello successivo. Smettendo quindi di andare a una corsa disperata del risultato, proprio perché avremo la sensazione che staremo comunque migliorando. E se qualcuno guarda da fuori e pensa che non stia succedendo nulla? E in quel caso Sir Mate Yarruka andrebbe bene così, perché noi non stiamo costruendo per essere visti, ma stiamo costruendo per durare nel tempo. Chi cerca attenzione fa rumore, chi cerca stabilità costruisce in silenzio. E anche tu, mate, che sei arrivato fino a questo punto, sei uno dei nostri che non cerca più la scorciatoia facile, perché quello che dobbiamo fare è trasformare questa fase in tempo di preparazione per l'avvenire. Questa community è fatta di head manager che lavorano
in silenzio, che provano, che sbagliano e che tornano in piedi dopo aver fallito. Ed è per questo che il regalo doveva essere utile, concreto e condiviso. Un regalo non è un premio, è un segno, è dire ti vedo anche se non fai rumore. Abbiamo scritto questa lettera a Babbo Natale per tutti i mates che fanno parte della federazione su Hat-Trick. Caro Babbo Natale, questa community non chiede fortuna, chiede strumenti per continuare a costruire con identità e visione loghi personalizzati per tutte le squadre dei nostri iscritti. Grazie, Babbo Natale. Per questo abbiamo deciso una cosa semplice. Se fai parte della community, il logo della tua squadra lo realizziamo noi. Scrivi a mammahofattohattrick@gmail.com. Raccontaci la tua squadra, la tua idea, il tuo progetto. Il logo è il nostro regalo. Quindi non è un concorso, non è una promo, è un modo per dire qui non sei solo. Questo era il silenzio degli head manager e da qui nascerà tutto il resto. Ciao mates!